Per questo fine settimana decidiamo di andare a Caorle, una bellissima cittadina balneare a circa 60 km da Venezia, sulla costa bagnata dal mare Adriatico. Per noi camperisti c'è un'area di sosta per circa 60 mezzi, completa di carico-scarico, elettricità e bagni con docce. Ma noi preferiamo sistemarci in un ampio parcheggio fuori dal centro, gratuito ma senza servizi, ma ben collegate al centro con una nuova pista ciclabile. Per chi non avesse una propria bicicletta, è possibile noleggiarne una con una pratica app scaricabile sul cellulare. In bicicletta si pedala in un ambiente sicuro e immerso nel verde e in pochi minuti si arriva alle porte della città. Un tempo il centro di Caorle era formato da 3 isole collegate da ponti, che ancora oggi vengono utilizzate dalle auto ma anche dai cicloturisti come noi. E arriviamo al porto dove le caratteristiche barche dei pescatori rientrano dopo la pesca e vendono il loro pesce freschissimo a chi si presenti di buon mattino. Un altro ponte in legno ci permette di ammirare le barche ormeggiate e i pescatori intenti a sistemare le loro reti, ma anche gli edifici circostanti affacciati sul porto, con i loro murales colorati, realizzati da artisti venuti da tutta Europa, per partecipare al Caorle Sea Festival e trasformare la città in una grandiosa esposizione di street art. Noi ne abbiamo trovati alcuni, ma ce ne sono molti altri che potrete scoprire passeggiando in città. Ormeggiata al porto si può vedere anche una preziosa barca in legno usata per una tradizionale processione che si tiene da centinaia di anni e molto cara ai caorlotti. Da questo porto è possibile inoltre prendere un traghetto per una gita in laguna e arrivare comodamente anche fino a Venezia. Ma al porto si notano particolari vele colorate chiamate vee caorlotte, che sono le antiche vele con gli stemmi delle famiglie dei pescatori, usate per essere riconosciuti in mare aperto. Le vele raccontano la storia della comunità di Caorle e le ritroviamo disegnate sul muro della biblioteca, ma anche in altri punti per ricordare l'attività marinaresca dei suoi abitanti. La via principale, ricca di negozi, bar e ristoranti, si distingue per le sue storiche case, che testimoniano il glorioso passato di Caorle, dominata dai Romani e in seguito dalla Repubblica di Venezia. Il leone, simbolo di Venezia, si ritrova infatti su molte case e vuole ricordare anche il periodo di massimo sviluppo e splendore di Caorle. Anche il nome di alcune calli è rimasto quello di un tempo e passeggiando si può percepire un'atmosfera che ci riporta proprio al periodo di dominazione veneta. I colori sgargianti e i fiori colorati sui balconi rendono questo piccolo borgo marinaro allegro e perdersi tra le calli è una straordinaria esperienza. Ma tra le calli, in lontananza, intravediamo un campanile e seguiamo il suono delle sue campane.
Sulla piazza principale troviamo la chiesa di Santo Stefano, dominata proprio dal suo campanile medievale dell'XI secolo, che ha la particolarità di essere cilindrico e pendente verso est di circa 32 cm. Alto 40 metri, è stato oggetto di un restauro negli anni 90, quindi un'esperienza da provare è salire i suoi 80 gradini per uno spettacolare panorama su tutta la città. L'interno della chiesa di Santo Stefano è purtroppo interessato da un'opera di restauro che limita un po' la nostra visita, ma non passa inosservata la pala dorata sopra l'altare. Lunga quasi 3 metri, questa preziosa scultura è un dono della regina Caterina di Venezia che nel 1489, durante una tempesta in mare, fu salvata dagli abitanti di Caorle. Questa chiesa, costruita nel 1038, custodisce il cranio di Santo Stefano, importante reliquia del patrono di Caorle, ma anche una reliquia di Papa Giovanni XXIII donata alla città dalla sua famiglia. Ma all'uscita della chiesa basta fare pochi passi per raggiungere la diga, costruita per proteggere la città dalle frequenti mareggiate dell'Adriatico. Sulla diga si possono fare belle passeggiate fino alla fine di una lunga lingua di terra, che termina con il santuario della Madonna dell'Angelo. Ma queste pietre sono autentiche opere d'arte, realizzate da scultori provenienti da tutto il mondo, che dal 1993 ogni 2 anni partecipano al concorso Scogliera Viva, e questa galleria d'arte a cielo aperto è considerata una delle più belle passeggiate dell'Alto Adriatico. Alla fine della scogliera, il santuario della Madonna dell'Angelo custodisce la storia di un miracolo accaduto il 13 dicembre 1727, quando nella laguna ci fu una grande inondazione. Sul soffitto un dipinto ci narra la storia di quella notte, in cui ci fu l'apparizione della Madonna su un blocco di marmo che galleggiava e che si può vedere a lato della navata centrale. All'epoca non c'era questo santuario, ma una piccola chiesetta del IX secolo, ma nessuno riusciva a portare la Madonna al riparo, mentre ci riuscì un gruppo di bambini di Caorle. Quella notte l'acqua era salita fino a questo punto, segnalato vicino alla porta d'ingresso, ma nemmeno una goccia entrò nella chiesetta. In seguito a questo evento, considerato un miracolo, al posto della piccola chiesetta fu costruito questo santuario e la statua della Madonna, che domina l'altare, viene portata in processione una volta all'anno proprio sulla preziosa barca in legno vista al porto. Ma Caorle non è solo storia e cultura, perché ha 2 fantastiche spiagge, quella di Levante e quella di Ponente, dove ci si può rilassare prendendo il sole o fare il bagno nelle sue acque limpide, visto che da 20 anni le viene riconosciuta la bandiera blu. Dopo i bagni di sole e di mare, decidiamo di costeggiare la spiaggia in bicicletta per uscire dal centro ed esplorare i dintorni di Caorle, dove sappiamo che viene gelosamente custodito un altro tesoro di questa città. Il tesoro è rappresentato dai casoni, le antiche costruzioni dei pescatori della laguna veneta, facilmente raggiungibili attraverso una strada sterrata ciclabile. I casoni sono interamente costruiti in legno e con le canne che crescono spontaneamente nella palude. Un tempo erano usate come abitazioni dei pescatori, mentre oggi le poche rimaste vengono restaurate e mantenute per permettere ai turisti di conoscere le tradizioni e la storia di questa zona.
Entro le 11 del mattino è possibile visitare il Cason Grottolo, che oggi è un ristorante molto apprezzato per il buon cibo e per l'ambiente circostante. In questa zona è possibile anche l'attività di birdwatching, vista la grande varietà di uccelli che qui hanno il loro habitat naturale. Anche alcuni proprietari aprono il loro casone ai turisti e ci raccontano volentieri la loro storia, da quando qui ce n'erano centinaia, mentre oggi ne sono rimaste poche decine. No, viene sempre fatto quando uno trovava un terreno leggermente rialzato, costruiva là. Ce n'erano 275, mi pare, in tutta la laguna di Caorle. Adesso qua siamo rimasti a 73. Però. Ci dicevano che un tempo questa laguna era ricca di pesce, e l'attività della pesca era fiorente. I casoni risalgono addirittura all'età del bronzo, quando questi fondali erano molto profondi. I delfini addirittura si avventuravano qui, non era raro vederne uno nuotare in queste acque. Vicino al parcheggio dove abbiamo lasciato il nostro camper, scopriamo esserci anche il Museo Nazionale di Archeologia del Mare, realizzato negli edifici di un'ex azienda agricola. Il museo è sviluppato su 2 piani e al primo piano troviamo molti reperti interessanti recuperati dai subacquei nel mare Adriatico nei pressi di Caorle, alcuni dei quali risalenti proprio all'età del bronzo. Al piano terra, invece, viene raccontata la storia del brigantino da guerra Mercurio, che affondò nel 1812 durante la battaglia di Grado, spiegata nei dettagli in un video. Il vascello è stato ritrovato nel 1995 nella laguna di Caorle e ricostruito in parte per dare l'idea delle sue dimensioni. Inoltre, le spedizioni subacquee hanno permesso di recuperare 2 cannoni, numerose armi da guerra, ma anche molti utensili usati nella vita quotidiana di bordo. I numerosi baretti del centro offrono il classico cicchetto di vino, che può accompagnare un crostino di baccalà per un aperitivo prima del pranzo. La sera la città si anima, le luci dei negozi si accendono creando un'atmosfera calda e accogliente, e passeggiare tra i suoi vicoli stretti è un'esperienza magica. Ci si può fermare in uno dei tanti bar o assaggiare un waffle con gelato artigianale preparato al momento in varie versioni di gusto. I negozi offrono molti prodotti locali, come le tradizionali ceramiche dipinte a mano da portare a casa come souvenir. Al termine della passeggiata serale, però, dobbiamo salutare Caorle, che abbiamo apprezzato moltissimo per il suo mare, ma anche per la sua cultura e tradizioni.
Ciao!